Hai voglia, yes bello, yes bella, poi il sesso con la persona sbagliata, poi il sesso fatto con più persone in un breve tempo, poi il sesso fatto con una persona che non è spiritualmente, e non si tratta di cose lontanissime, ma che fanno parte della tua vita reale, che non è allineato a te, creare un grandissimo casino a livello emotivo, a livello di vita, nel senso che ti arrivano tutte le sfighe possibili, a livello di attaccamento e di traumi che ti passano e che non sai esattamente da dove arrivano perché non sono i tuoi, semplicemente se fai sesso col partner sbagliato. Prova a pensare sempre a occhi aperti e occhi chiusi, uno aperto e uno chiuso, se con alcune persone con cui hai fatto sesso, che sia stato il tuo partner, che sia il tuo partner, che sia stato un rapporto occasionale, non dopo l'orgasmo, se c'è stato, che dura 3, 4, 5, perché lì il gioco è troppo semplice. Prova a pensare il giorno dopo, i giorni dopo, se il tuo umore è cambiato in peggio e soprattutto se si tratta di cose lontane è impossibile ricordarselo, ma a grandi linee se era un periodo in cui eri in cassereccia, se era un periodo in cui saltavi per niente, prova a pensare perché la risposta è nel partner con cui hai fatto sesso. Ovviamente non è che la colpa è sempre dell'altro, ecco perché voglio sottolineare l'importanza nel momento in cui sai che sei incasinato, tu non stai bene, sei nel periodo del apro le gambe e infilo e via andare, o se ci sono dei traumi che non hai risolto, anche tu stesso devi stare buono, perché anche tu ovviamente puoi passare qualcosa all'altro. Una cosa spesso che trae in inganno, e quindi non è tutto oro quello che luccica, anzi l'esatto contrario, è che si prende come metro di paragone come è andata la nottata, la giornata o la pomeridianata, che non si può neanche dire, immagino, a livello sessuale. E il tricky, la fregatura, è che appunto prendiamo spesso come metodo di paragone se abbiamo raggiunto l'orgasmo nel caso della donna e anche nel caso dell'uomo, se l'atto sessuale è stato performante, se ci siamo divertiti, quando invece quella è solo la punta dell'iceberg, perché quando ti ho chiesto di fare questo esperimento e vedere che cosa succedeva a livello emotivo e caratteriale dopo che hai fatto sesso o avevi fatto sesso con quella persona, non mi riferisco a dopo l'orgasmo, perché dopo l'orgasmo è la manna dal cielo per tutti, quella mezz'ora, quelle 2 ore, quelle 3 ore dopo, ammesso che ci sia stato. Bisogna che tu provi a guardare che cosa è successo i giorni successivi, perché l'orgasmo, quello spicciolo che dura poco, quello che io chiamo in orizzontale, perché poi c'è anche quello verticale, sono sicura, quasi sicura che il video sull'orgasmo verticale lo sei già andata a vedere, è un trabocchetto. Il vero orgasmo, e questo video testimonia il fatto che se hai un rapporto performante ma la persona con cui hai fatto sesso a livello spirituale, animico è assolutamente zero e non c'entra niente il godimento che hai avuto, questo ti incasina, ti crea grossissimi problemi e adesso li vediamo. A proposito di che cos'è il sesso in realtà, che è quello che non ci hanno mai detto veramente, ho creato una playlist completa, un viaggio più che corso, un viaggio che puoi fare in completa autonomia, in cui ti guido per mano e ti faccio vedere esattamente che cos'è il sesso e come si fa ad arrivare al vero orgasmo sia nella tua vita individuale, personale, 24 ore su 24, sia nella tua vita di coppia, perché il vero orgasmo, e ancora una volta questo video lo dimostra, non è quanto godi, ma è tutto quello che c'è dietro, quanto sei evoluto spiritualmente, se hai capito chi sei, se hai capito qual è il tuo proposito. Ecco perché su questo canale, il canale di Nob, il mondo invisibile, si parla del sesso come si parla
della morte, come si parla della evoluzione, come si parla del cambiamento personale, perché se non evolvi e non cambi e non migliori, puoi avere anche un orgasmo con o da Rocco Siffredi, ma dopo 4 ore sei punto a capo e ti porti dietro tutte le merdacce degli altri che ti hanno passato o le tue merdacce che passi agli altri quando fai lo sesso. Non è tutto oro quello che luccica. Questa frase mi piace tantissimo, anche perché adesso l'oro a livello mediatico, ma non di investimento, a livello di soggetti, a livello di riti, a livello di messaggi che stanno passando, che molti potenti stanno passando, è veramente spiattellato ovunque. Quindi mai frase fu più azzeccata. Non è tutto oro quello che luccica, ovvero questo momento che la nostra società sta vivendo, che poi è un momento che è già iniziato 20 anni fa e che non sappiamo dove arriverà, del trallallero trallallà, faccio sesso con tutti, anche se non li conosco va benissimo, e faccio sesso con più persone, magari anche insieme o magari nello stesso lasso di tempo, ok? Come se fosse la cosa più normale del mondo. Non è tutto oro quello che luccica, non è questa la vera libertà. E qui parla una che mi sembra di aver capito che appartengo alla generazione X, anni 49, dove anche ai nostri tempi nessuno qui è uno stinco di santo. Non è che quelli della generazione precedente, degli anni 60, 70 e 80, non sperimentassero in giro, facessero anche loro trallallero trallallà, ma non è assolutamente ai livelli di oggi. Non è assolutamente ai livelli di oggi. E questo livello di oggi è assolutamente innescato, perché deve essere vissuto il sesso come un atto fisico, come uno svuotamento. Quindi quello che sta passando negli ultimi anni, che sta passando adesso e che passerà, è che il sesso è un atto fisico. Quindi svuoto, momento godereccio, a volte c'è in mezzo il self-service fai da te, ma è irrilevante, e in questo modo, se tu vivi l'atto sessuale come un atto fisico, ci incasiniamo tutti e diventiamo tutti zero puri, perché nel momento in cui si fa sesso, e il sesso è un atto sacro, si passa esattamente, non passa solo l'ovulo o lo spermatozoo che si salutano e si incontrano, passa tutto quello che tu hai dentro e tutto quello che l'altro ha dentro, e c'è il famoso scambio. È come se, prova a immaginartelo così, nel momento dell'atto sessuale si illuminasse tutto quello che tu hai dentro a livello emotivo, vibrazionale, frequenza, pensieri, emozioni, perché noi siamo fatti di energia e non è qualcosa di astratto, di lontano da noi. È presente quando dice ah, oggi come sono carica? Ecco, è quella carica lì, perché noi siamo fatti di carica, quindi è una grande luce che illumina tutto quello che hai. E il fatto voluto, creato di conoscersi oggi sulle piattaforme apposite, dove praticamente ogni persona ha, io la chiamo la scheda del dottore, che poi il più delle volte è falsa, come spesso fa il dottore, ovvero descrizione fisica, e poi magari quando ti conosci dal vivo la descrizione fisica non è proprio esattamente come la scheda di presentazione, è come se fossimo in quel caso delle macchine. Prova a pensare a quelle che sono le tue coppie di riferimento, dove magari queste coppie che hai come idolo, no, ma come punto possibile tuo punto di arrivo, sono quelle coppie che si sono conosciute per non coincidenze, come le chiamo io, e qui trovi un video apposito, quei casi fortuiti dove le persone si sono scelte in situazioni umane reali, non casuali, guardandosi negli occhi, sentendo la vibra o le emozioni che l'altra persona trasmetteva, perché su questo canale, il canale di Nobel Mondo Invisibile, ci sono sì
video sulla sessualità e su questo letto ne ho già girati forse 2. Ci sono video sulla morte, ci sono video sulla evoluzione, ovvero cambiare, non rimanere mai fermi allo stesso punto. Ci sono video su come connettersi a quello che c'è sopra, perché tu puoi essere l'amante più perfetto, puoi avere le dimensioni più fantastiche. E anche qui ci ho fatto un video, lo trovo all'interno della playlist, su che cos'è veramente il sesso e su come diventare carico di sesso anche quando vai dal fornaio, il che non vuol dire che ti vorresti fare il fornaio, perché quando ti connetti a quello che c'è sopra, ti scopri, vai a fondo, diventi puro come quello che c'è sopra, allora sì che hai un'attività sessuale intensa, allora sì che scegli il partner giusto, che con l'utilizzo dei social, del match, è pressoché impossibile, che attraverso le non coincidenze con quelle coppie di riferimento che ti ho suggerito prima, sicuramente si è manifestato lo scegliersi per la stessa nota sulla quale si vibra, e poi anche lì non è detto, perché spesso nel momento in cui ci si incontra magari si fa sesso col partner giusto, non col primo che ti passa tutta la merda che ha lui e tu passi la merda che hai a lui. Anche in quel caso ci può essere il trabocchetto, perché se non ci si eleva, non ci si evolve, non si cambia, non si va sopra, si rimane. Spesso succede che le coppie si lasciano perché una sale nel momento in cui si sono scelte, hai scelto il partner giusto che non ti ha contaminato, si era allo stesso livello, uno sale, l'altro rimane qui, non è disposto a salire, e quindi ancora una volta si torna alla possibilità di avere il tuo partner attuale col quale stai facendo sesso, che ti sta passando i suoi traumi, le sue situazioni risolte passate, karmiche o meno. A pensare un altro esempio ai nostri genitori sposati negli anni 50, 60, 70, e tu puoi dire vabbè, anche lì magari il maschio, perché allora era il maschio che aveva la possibilità, faceva la scappatella, e quindi c'era uno scambio negativo, perché nel momento in cui tu tradisci vai con un'altra persona, torni a casa, vai con la compagna o il compagno e passi. Certo, ma erano casi isolati. Oggi invece questo è diventato una costante, quindi lasciamo stare poi il caso in cui tu scegli di andare con diverse persone e vai a random, e quindi tra virgolette adesso magari che hai visto questo video sei cosciente di quello che ti arriva, che non è tuo, che poi te lo devi gestire. Alziamo l'asticella, pensiamo al caso in cui invece tu sei in coppia, vai con un'altra persona, magari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché non era la scappatella dei nostri genitori che era una, torni a casa e la persona con la quale fai sesso, fai l'amore, è assolutamente all'oscuro di tutto questo, e quindi si becca tutto. Bentornato sul canale di Nobbe, il mondo invisibile, dove che cosa facciamo nel mondo invisibile? Ci mettiamo gli occhiali con gli infrarossi speciali, quelli che anche tu hai in dotazione da quando sei nato, per riuscire a trasformare quello che esiste nel mondo invisibile, letteralmente tirarlo giù, riconoscerlo, trasformarlo e usarlo per vivere al meglio questa nostra vita. Molte di queste cose che appartengono al mondo invisibile non vengono raccontate nella giusta maniera, quindi sono qui per trasformarle e per fare in modo che anche tu possa avere una vita molto più semplice, visto proprio i tempi che stiamo vivendo, che non sono rosei per Lucaz. Quando fai sesso con più persone, quando fai sesso a random perché ti devi svuotare, quando fai trallallero trallallà perché ti devi far vedere bello o bella, e questa è la cosa più sbagliata, hai una dispersione di energia che è esagerata, e soprattutto per la donna, che converrai con me è l'organo, non è casuale, è l'organo che riceve, quindi riceve in maniera esagerata e molto di più i traumi, i loop, le emozioni, i dolori dell'altra persona, se l'altra persona non ha lavorato su se stessa, e quindi siccome tu vuoi andarci con questa persona, chi se ne frega chi è dietro, che cosa c'ha dietro, quindi è
è un dispendio esagerato di energia, è un accollarsi tutto quello che ha l'altra persona, lo riferisco alla donna, anche perché ci sono, se è vero, 7 donne per ogni uomo, sono una donna e quindi ci sono passata anch'io. E quello che succede a livello animico, perché l'atto sessuale è un atto sacro, spesso, oltre ad avere, come ho accennato all'inizio, ti arrivano un botto di sfighe, non si incastra più niente, va tutto a puttane e tu navighi nel buio perché non sai da cosa arriva questa cosa. Invece, forse dopo aver visto questo video potrai aver capito che non è la tua, che arriva dall'altro. Se l'altro è più basso di te, altrimenti sei tu che lo puoi passare. Passare da un partner all'altro in maniera veloce, sia che siano rapporti occasionali, sia che siano cambio di compagni, di partner in maniera veloce, è come, facendoti una similitudine, è come se ogni volta tu cercassi di fare la pizza, la ricetta della pizza come deve essere fatta. Non hai la mozzarella giusta e allora ci metti la mozzarella fake dell'Idol, perché non hai il pomodoro fatto in casa e allora ci metti il pomodoro fatto all'Idol. Perché non hai il lievito madre giusto e allora ci metti il lievito, quello confezionato dell'Idol. E quindi non c'è la purezza, non si riesce ad arrivare al nocciolo, non si riesce ad arrivare a fondo, non si riesce ad arrivare alla cellula madre divina come il lievito madre, per cui è un mischio perenne e non capisci più chi sei. Come donna mi è successo, e l'ho riconosciuto, mi è successo 2 volte, ma una è stata proprio lampante, che l'oro sembrava luccicare moltissimo, in orizzontale sembrava essere diamante d'oro 350.000 carati, ma quello che succedeva a me dopo era, senza motivo, ritrovarmi delle emozioni di dispiacere o delle emozioni di incazzatura o delle emozioni di disorientamento che non erano le mie, ma che erano alla fine semplicemente dell'altro, del compagno. Quindi un consiglio, se vuoi lo puoi scrivere nei commenti se ti è successo anche te. Non si tratta di essere puritani, non si tratta di essere religiosi, si tratta di trattare il nostro fisico, come si dice, no? Che il fisico è la nostra antenna per fare meditazione, yoga, per parlare, ed è la stessa cosa per l'atto sessuale, è un tramite dove tu fai entrare della roba che deve essere assolutamente pura, altrimenti ti sporchi. Per non parlare poi dell'ultimo passo che spesso succede, e magari puoi scrivere se vuoi le tue esperienze, se l'hai vissuto, quello di relazioni che nel momento ufficiale, dal momento ufficiale in cui finiscono al momento in cui finiscono davvero, passa il mondo in mezzo e quindi si crea a livello animico, a livello, vogliamo trasformare il termine animico, a livello relazionale tra le due persone, un legame che non si riesce a tagliare, che è difficilissimo da tagliare e che non è qualcosa che dici la storia è finita, ok, razionalmente mi metto giù, è qualcosa, come dicevo prima, che ti tira e che non è tuo. E questo fa, ovviamente, visto che siamo limitati come tempo su questa terra, in questa vita, ti fa perdere tantissimo tempo. Quando poi invece inizi a scegliere, dopo che magari sei stato in un periodo di astinenza perché non volevi contaminare gli altri, perché l'obiettivo è quello che là fuori il mondo pazzo diventi ancora più pazzo e non ci si scelga più, ma si vada a random, cioè dove il rosso può essere scambiato per il blu dicono che è blu ma è verde, va bene uguale. No, tu devi imparare e hai la facoltà, il diritto, il dovere di proteggerti e di scegliere il partner giusto, evitando i partner che a livello sessuale ti creano dei traumi, ti fanno stare male,
ti fanno sentire bloccata, ti fanno stare incollata lì anche se la storia è finita magari da anni, 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 anni. Perché ricordiamoci che la lussuria è uno dei peccati capitali. La lussuria è quello che ci piace a tutti e la lussuria è quello di andare con più persone, di essere fighengi, di magari guardare l'uomo super ricco o l'uomo che ha uno status sociale accettato, senza porci la domanda, più che la domanda, senza imparare a sentire che cosa passa veramente quella persona a livello energetico, perché se scegli un partner sbagliato e non te ne accorgi, e qui sul canale trovi diversi video per cominciare a sviluppare, essere sensitivo, ti può veramente distruggere. E se hai trovato, se hai la tua coppia di riferimento alla quale vorresti arrivare anche tu, è probabile, a me per esempio è successo, alla coppia di riferimento che ho io, che nonostante i litigi, nonostante i dissapori, nonostante le divergenze di idee, che poi in realtà invece i principi erano gli stessi, per conoscere veramente se il partner è quello che ti passerà dalla buona vibra, devi avere gli stessi principi, sono quelle coppie alle quali tu chiedi, ma come mai vi siete scelti? No? Oltre a essersi conosciuti in maniera strana e non coincidenza, come mai vi siete scelti? E entrambi dicono la stessa frase, hanno la stessa risposta. Boh, non lo sappiamo. Ecco, in quel caso queste persone si sono veramente scelte, si sono passate a livello spirituale la stessa energia e sono evolute insieme. Sono evolute insieme. Per riuscire a stare un passo indietro, a trattenersi, a non allargare sempre le gambe o a non infilare sempre il trapano, qui c'è proprio un video che ti lascio, a cui poi puoi attingere anche ad altri video in cui, che poi sono gli ultimi video in cui parlo di come contattare il customer service, quello che è sempre attivo e che ti dà una mano, che è il telefono che è sopra, come imparare a riconoscere il male, perché solo così scegli il bene, come metterti in contatto con la fonte che è sopra, la coscienza collettiva, Dio. E il video lo trovi esattamente qui, ricordandoti che quando diventi puro, sempre più puro, la tua creatività esplode, perché la creatività ti salverà la vita e la creatività in verticale nella vita di tutti i giorni poi arriva poi anche in orizzontale con il tuo partner.